Sai quei buoni propositi che fai alla mattina quando hai mare dappertutto e hai sete e sei ancora confuso dalla sera prima? Talmente confuso che fai promesse a te stesso che sai benissimo di non poter mantenere. Te ci sei dentro con tutta la testa e l'unica speranza è quella che passi il prima possibile. Te la sei mai fatta questa promessa? Io centinaia di volte e non l'ho mai mantenuta, fino all'ultima volta che me la son fatta, circa 10 anni fa. E l'ho mantenuta fino a oggi. Cazzo, sono stato bravo. Il disco di cui vi vado a parlare oggi non parla di questo in maniera didascalica, ma se metti insieme tutti quanti i punti, forse alla fine ci arriva. E credo che il titolo Never and Over Again riassuma perfettamente il tutto. Ed eccolo qua, il terzo disco dei Joyce Manor. E sì, regas, questa è la puntata con il mio disco dell'estate. Niente black metal quest'anno, regas. Infatti vi ho abituato che nelle ultime estati mi incupivo particolarmente, allora mi ascoltavo gli Immortal, i Magla. Forse un po' con la penultima era cominciato un processo di redenzione e vi ho portato Alcest. Ma invece quest'anno, in maniera del tutto inaspettata, torna un disco punk rock uscito 11 anni fa e tra l'altro avevo ascoltato parecchio anche all'epoca dell'uscita, ma credo che mi fosse stato un po' oscurato da Rented World dei Messengers, che era uscito un paio di mesi prima, tra l'altro per la stessa etichetta, la Epitaph. E quindi sulle prime quel bel disco dei Messengers mi ha un po' oscurato questo. Ma poi con gli anni le mie preferenze sono cambiate e se tra i due dischi del 2014 devo scegliere vado dritto dritto su questo, del quale tra l'altro avrei già voluto parlarvene in passato perché è un album che ciclicamente mi ritorna. Poi quest'estate mi è tornato in maniera molto prepotente e me lo sono ascoltato praticamente tutti i giorni, e visto che la band poi li vedrò a ottobre al Common Thread Tour ho detto dai cazzo, ci faccio un video su, mi compro il vinile, anche se ho sempre fatto fatica a trovarlo, e quindi mi sono rimesso alla ricerca di una copia, cosa che avevo già fatto in passato e ne sono uscito sconfitto. Di quest'album ce ne sono su vinile 3 versioni, quella del 2014, poi una repressa 300 copie del 2021 che è andata naturalmente a ruba, ne hanno fatto un'altra nel 2022 di 700 e anche quella è totalmente introvabile. Speravo ne facessero una per i 10 anni che si trovasse abbastanza agevolmente, ma ciccia non si è vista. E allora, volendo parlare di questo disco e non potendo parlare di un disco senza averlo tra le mani, mi sono comprato l'edizione in CD, eccola qua. D'altronde, se volevo prendere un'edizione in vinile mi costava circa $60 più le spese di dogana, questa l'ho trovata tranquillamente a 10 euro. Certo regas che gli slim case sono proprio bruttini. Di solito ci metto del tempo per far vedere la mia edizione di un disco, ma la slim case regas sapete com'è fatto. Copertina, tra l'altro bellissima, adoro la copertina di sto disco, dopo ne parleremo. Si apre il CD, sfondo bianco, testi e credits, retro. E questo è il CD. Tra l'altro la stampa sul CD non è per nulla male. Regas, dai, ricominciate a fare Jewel Box perché i vinili spesso hanno dei costi irraggiungibili e un CD io me lo accollo molto volentieri, ma cazzo, gli slim case sono brutti. Comunque, andiamo a parlare un po' del disco Never and Over Again, full length numero 3 per la band di Torrance, California, e già il fatto che Joyce Manor siano di Torrance me li fa stare un po' simpatici, anche perché ho i parenti in area Los Angeles proprio di Torrance e quindi per una questione affettiva li ritengo quasi una band di casa. Arrivano sotto Epitaph in un periodo nel quale l'etichetta un po' si stava rinnovando e stava un po' sperimentando vari generi, magari faceva i Parkway Drive, i Bring Me The Horizon, i Touche Amore, ma comunque manteneva sempre uno zoccolo duro punk rock e oltre ai classici Pennywise sperimentava sonorità un po' differenti, come abbiamo citato prima i Messengers, avevano avuto un ottimo successo con The Impossible Past e quindi Joyce Manor sembravano un'ottima chiamata, cosa che credo poi siano stata. Proprio in questi giorni in cui mi accingo a girare questo video è uscito un nuovo video dei Joyce Manor e usciranno ancora sotto Epitaph, e quindi se il rapporto dura dopo tutti questi anni vuol dire che entrambi si stanno trovando bene. La cosa bellissima di quest'album è che Joyce Manor in 19 minuti riescono a fare quello che alcune band non gli riesce una carriera intera.
La formula è semplice ma per nulla scontata. Tanto ragazzi è così, se nel punk rock ci metti dentro l'anima, il cuore e fai girare bene gli accordi, alla fine ci riesci. E questo disco ne è la dimostrazione lampante. In questi giorni per scrivere questo video mi sono andato un po' a ricercare il background della scrittura. Ed è un album che, per quanto sembra immediato, ha avuto una gestazione piuttosto complessa. All'inizio era stato scritto qualcosa di totalmente diverso, qualche pezzo già c'era, ma poi non andava bene e quindi è stato riconcepito con una chitarra acustica e riscritto canzone per canzone, in un appartamento in California coadiuvato da parecchia erba a quanto pare, e il risultato è magnifico. 10 canzoni che colgono completamente nel segno, veloci, melodiche, piene di cuore e passione, che già dal primo ascolto ti fa sentire la nostalgia, perché quando eri al liceo ancora questo disco non l'avevi sentito, ma probabilmente ti farà venire nostalgia di quei tempi. Non so perché, è la magia che è intrinseca in queste canzoni. E tra l'altro è perfetto secondo me per questo periodo, è fine agosto quando sto registrando, e queste canzoni si sposano benissimo con la fine dell'estate. Tra l'altro c'è anche un pezzo che si chiama End of the Summer. Dai, questa è una metafora che nelle canzoni è stata usata sempre. Ce ne hanno parlato i gruppi punk come Righiera, da Lana Del Rey ai Beach Boys. Credo che persino Giovanotti, tra un non schierarsi e l'altro, abbia fatto qualche canzone sul tema. Si fotta. Pezzo preferito all'interno di quest'album è The Jerk. Anche questa a parermi è una canzone perfetta, con gli accordi che cadono dove devono cantare e questo cantato sgraziato che è il loro marchio di fabbrica. Non c'è perfezione in niente in quest'album se non nel risultato finale, perché tante cose imperfette alla fine rendono un album perfetto. Tra l'altro quando uscì quest'album sì, ebbe delle critiche generalmente positive, ma non è che fu acclamato. Ma ora, a distanza di 11 anni, lo ritroviamo in tantissime classifiche dei migliori dischi punk rock emo della sua generazione. E l'unica cosa a essere invecchiate male sono certe recensioni. Poi di l'album può piacere o meno, ma questo credo che col tempo non abbia fatto altro che aumentare il proprio fascino. Discorso ora legato alla copertina, che tra l'altro mi è sempre piaciuta tantissimo, dove c'è il bassista appunto dei Joyce Manor con la chitarrista degli Hopalong, che semplicemente sono una festa. È una foto di una sincerità disarmante. Come in tutto il resto, anche loro in questa foto non sono per nulla perfetti. E a parer mio è una copertina veramente bellissima. Sono molto favorevole alle foto sulla copertina piuttosto che degli artwork, e questa direi che ti ruba proprio l'occhio. Se fosse uscito di sti tempi, magari adesso sarebbe semplicemente l'immagine senza il quadrato bianco e il nome della band. Sapete com'è il trend ultimamente, che si fa semplicemente la foto in copertina senza neanche il nome. Però questo fa molto 2025. Qui stiamo parlando di 11 anni fa. Non so ragazzi, magari questo video può essere stato per voi un input per andarvi a riscoprire quest'album, o chissà, magari non l'avevate ancora sentito. Non so quante copie di questo disco ci possano essere in Italia, credo molto molto poche. Non è una band che qua credo abbia tantissimo seguito, ma se vuoi finire l'estate col botto, concedimi dopo questo video 19 minuti del tuo tempo e vatti a sentire Never and Over Again. Penso possa essere la tua colonna perfetta per questo finale di stagione e vedrai che non te ne pentirai. Noi come al solito ci vediamo presto in un nuovo video. Io sono KC, questo è il mio disco dell'estate, con 11 anni di ritardo, e come al solito I love you all. Peace.